Quest'oggi vi portiamo in una delle più belle isole italiane, la Sardegna. Ma prima di iniziare, se vi piace il nostro lavoro, non dimenticate di sostenerci lasciandoci un like e attivando la campanella delle notifiche. Ciao e benvenuti a Esplorando Orizzonti! Ci troviamo nel territorio del comune di Arzachena, nella parte settentrionale della regione, immersi tra la macchia mediterranea e i vigneti, per mostrarvi dei bellissimi siti archeologici, le tombe dei giganti. Anzitutto chiariamo che cosa sono le tombe dei giganti. Si tratta di complessi sepolcrali collettivi risalenti all'età nuragica e vengono così chiamati perché la leggenda racconta che al loro interno vi fossero state ritrovate delle ossa enormi. Esse si distinguono per essere delle costruzioni imponenti a base rettangolare e con la parte finale semicircolare, costruite con enormi blocchi di pietra piantati nel terreno. Sono monumenti che si trovano in tutta la Sardegna, ma le 3 di Arzachena che andremo a mostrarvi sono tra le più famose. La più nota è quella di Coduvecchio, la quale è forse addirittura quella meglio conservata di tutta la regione. Si suppone che essa raccogliesse i defunti del vicino nuraghe La Prisgiona, distante alcune centinaia di metri. Costruita in granito locale, ha visto la luce in 2 fasi distinte. Ad una tomba galleria, lunga 10,50 metri, costruita intorno al 1800 a.C., venne aggiunta l'esedra, probabilmente tra il 1600 e il 1400 a.C., ovvero uno spazio semicircolare delimitato da una serie di lastre fisse nel terreno e ad altezza digradante verso i lati, con al centro una grande stele alta 4,04 metri. Essa è decorata da una cornice in rilievo e dotata di un piccolo portello alla base che serviva presumibilmente per deporre offerte all'interno della tomba. L'inumazione dei defunti avveniva invece dall'alto mediante la rimozione di una delle lastre di copertura del corridoio. La seconda tomba dei giganti che andiamo a vedere è invece quella di Lilolghi, che si trova su un rialzo collinare in una zona non molto distante, in un luogo un po' nascosto ma molto ben tenuto. Questa si distingue per la camera funeraria rettangolare più lunga rispetto a quella che abbiamo visto a Codovecchio, infatti è di ben 27 metri. Anche qui al centro dell'esedra troviamo ancora conservata un'imponente stele centrale che però risulta leggermente più bassa della precedente. È alta infatti 3,75 metri e purtroppo non si presenta nemmeno totalmente integra. L'ultima tomba dei giganti che vediamo è quella di Muro, situata vicinissimo al nuraghe Albuccio. Alla vista si presenta un po' meno spettacolare, ma non è meno importante. Anch'essa fu costruita in 2 fasi distinte, in un primo momento il corpo centrale della tomba galleria e in un secondo momento l'esedra. Si distingue dalle altre che abbiamo visto per essere costituita da 2 brevi tratti murari rettilini, costruiti con blocchi di pietra irregolari e non da grandi lastre verticali come quelli visti in precedenza. Tuttavia al centro, come suggerito da 2 blocchi di pietra posti all'entrata del corridoio funerario, era presente comunque una stele centrale, di cui però non è stato ritrovato che un solo frammento. Ciò che accomuna tutte queste tombe è la suggestione di popoli lontani che evocano e soprattutto l'energia che emanano. Riteniamo siano una tappa consigliatissima per chi visita questa zona. Esse sono solo alcune delle tante bellezze della Sardegna, che è più conosciuta per essere una terra di mare e invece è anche e soprattutto una terra ricca di storia.